Monica chiede a Davide di fermare il tempo, lì, nella casa sull'albero. Ecco, vedi che idea, ma cioè, è incredibile. Tu hai detto di fermare il tempo e poco prima io avevo visto la macchina del tempo, Benissimo. perché è venuto Tommy della macchina del tempo. Chi è Tommy? È un ragazzo, aveva fatto la sessione. Ah, ah, Eh, vedi te, e io volevo far fermare il tempo a Davide. Beh, c'è Tommy quindi, no? E volevo fargli costruire un cronovisore. ecco, vedi, la macchina del tempo, alla fine il cronovisore è una macchina del tempo. Perché Davide il prossimo mese va in Canada, andiamo a vedere com'è la sua vita lì. Come visualizza il cronovisore che si dice essere nelle mani della Chiesa? È come se, lo vedo come un proiettore. Mm. Lo vedo un proiettore e con un pannello, che però deve essere quel pannello, non un pannello qualunque. Quel proiettore e quel pannello. E sul pannello, appunto, attraverso il proiettore, vengono proiettate queste immagini. Vediamone un po' di immagini. È passato un mese e lui è all'aeroporto, è davanti al gate che lo porta a Montreal o quello che sia. Adesso Toronto. non so, vedo del ghiaccio, però non so se sarà la stagione in cui ci sarà del ghiaccio. Ehm, Beh, gennaio, sì. ah, ok, ah, è vero. Eh, eh, eh. Eh, Anzi, è anche ehm, bello, bello tosto il ghiaccio. Canada. eh, pesca tra il ghiaccio, nel ghiaccio, poi mi fa vedere poche persone nelle strade. Ehm, ehm, Vedo soprattutto dei passaggi veloci da un posto all'altro, ma vedo questi locali in cui ci sono dei ragazzi. Non so, assomiglia a un pub dove però fanno anche le tisane. È un luogo di aggregazione questo. Ehm, Vedo che in questo momento lui si sta facendo il letto. Non so se questo è proprio un centro che riceve i vari ragazzi, perché è come se fossero divisi i compiti, stanno decidendo per la colazione, così. Ehm, e beh, mi fa vedere delle dispense in cui ci sono stoccati diversi cibi conservati. Lui può cambiare già da adesso quello che succederà. Girando una ruota del cronovisore, chiediamo a Tommy se è vero, Sì, può creare quello che vuole. sì. Adesso, cioè, so che eravamo in Canada, però mi ha fatto andare in Spagna. Mm. Penso sia Valencia. Non so. Quindi è cambiato il clima, ehm, sono cambiate ovviamente anche le attività che lui svolge. Adesso lo vedo vicino a un'edicola che sta acquistando qualcosa, però lui vuole farla quell'esperienza lì Di al Valencia. freddo, Ah, il il freddo. Canada. Mm. Eh, sì, sì. Bene, le esperienze sono fatte di incontri. Chi incontra? In Canada, sembra che nasca un'amicizia con un ragazzo, un'intesa abbastanza forte, come se si conoscessero già da tanto. Si trovano quasi subito insieme. E cosa creano? Un sodalizio, mi dice, un sodalizio potenzialmente eterno.
a prescindere dallo spazio e dal tempo. Come lo visualizzi questo sodalizio? Come se fosse, diciamo, un matrimonio, ok? Però non con i vincoli Mhm. legali, non con quella valenza lì, ok? Un'amicizia Però profonda. sì, esatto, una forte solidità di amicizia. Ok. E il cronovisore? Dov'è? Quello che chiamano, tu dici, Mhm, cronovisore? mhm. O anche questo, quello che vuoi. Ora, forse ce n'è più di uno di cronovisore, perché questo che mi mostra è nel Duomo di Milano, poi tipo una Parma. Chi li ha costruiti? Cosa fanno? Servono? Funzionano? Qual è il loro scopo? Le loro capacità? Il il potere, il controllo. Eh, Di chi lo possiede? certo, Mo- di chi può vedere queste immagini e può, non so come dirti, suggellarle anche. Ma a cosa serve? Si mostrano futuri possibili, vicini o lontani, e quindi chi detiene il cronovisore può modificare la realtà affinché queste linee temporali non si verifichino o si verifichino in poche possibilità, poca percentuale di probabilità. Adesso mi dà l'esempio così di, penso che sia ovviamente del passato, ok? Vedo questi squadroni di militari che marciano ed è come se questa immagine fosse stata veicolata da delle entità del secondo universo. Gli hanno proposto, gli hanno suggerito che per avere il controllo di parte dell'Italia, credo che si riferisca più o meno alla seconda guerra mondiale, andava fatto questo, ok? Quindi fa Fascismo. vedere una possibile, sì, esatto, una possibile soluzione per avere il potere e il controllo. Mm. Da dove vengono? E Dimmi, dimmi. E in quel momento è come se nel momento in cui vengono proiettate fisicamente, quindi non è solo un suggerimento, un'idea, una proposta, ma avviene proprio l'immagine proiettata sul pannello, Mhm. allora diventa più probabile. Allora, ce n'è uno a Milano, uno hai detto a Parma, no. Parma, sì, E a Roma? sì, 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 nel Vaticano, sì. Poi? Napoli. E basta, sono questi nel mondo? Mm, non lo so, sai, perché guardavo l'Italia. Mm, Helsinki, Pechino, New York e poi c'è il Sudafrica. Ce ne sono altri ancora, però io vedo questi. E Londra, Tutti in mano al potere. sì, certo. Bene, io non sono d'accordo. Io li voglio rompere. Mm, Sono fatti di lenti, rompiamole le lenti. Se, assolutamente. se vuole lo fa anche Davide, Tommy Sì, e tu. sì, sì, noi stracciamo anche i pannelli mentre tu rompi le lenti. Vedo che anche Tommy smonta completamente il cavalletto. Io do fuoco ai pannelli. Sì. Mm, Nessuno controlla le linee temporali. Noi le creiamo. sì.
Davide interviene con la propria ascia, colpi d'ascia. Io spacco le lenti introducendo un lungo stiletto, una spada, lungo il tubo di ogni cronovisore. E il rumore delle lenti rotte è bello, è interessante, restituisce una vibrazione quasi infantile, un po' come quando rompi il ghiaccio, no? In inverno, di un corso d'acqua, un rivolo d'acqua ghiacciato, solo per vedere come si rompe e che rumore fa, ma anche perché nessuno gestisce le linee temporali nostre. Che succede, Monica? Come se si fosse mosso molto velocemente il cielo, è andato quasi in accelerazione, visto che si sono frammentate tutte queste lenti, si sono incendiati i pannelli ed è rimasto un mucchio di ceneri e un mucchio, di vetro. E il cielo sopra scorre veloce. Come a dire anche che in alcuni casi questi cronovisori hanno rallentato le linee temporali.